use that translation. I'm not sure. Mi sentite? At the very start of Next Generation, you had this very long scene when you were relaying the thoughts of these weird creatures. Encounter at Far Point. It was this very long monologue. How did you handle that? I mean, not just remembering the lines. Did it work out? Did you think that was a good scene? Say, oh, this is where I get to shine? Or did you find it very difficult? It was stilted? What was your impression when you read it and when you did it? Okay, well, I mean, when I first... Sta parlando di questa scena, lunghissima scena di monologo, io mi ricordo un incontro a Far Point in cui lei comunica con delle percepisce delle creature e le ha chiesto come le è sembrata questa scena quando l'ha letta e come le è sembrata interpretarla, perché è molto lunga ed è un monologo, insomma. I have to be honest, I hated my performance in Encounter at Far Point. I thought I was probably the worst work I ever did in my life. Non le è piaciuto per niente come lei stessa ha recitato in quell'episodio, forse è la peggiore riuscita che abbia fatto in tutta la sua carriera. And we had a director, Corey Allen, who actually, if you all remember the movie with James Dean, which one was it? Was it East? No, was it? No, it was the one where they had the kart race. What was it? Railroad Without a Cause? Railroad Without a Cause, exactly, that's the one. And they had the car race. Corey Allen was the undercar driver in that movie. Okay? Allora, il regista di quell'episodio era quello che faceva la corsa in macchina con James Dean in Gesù Bruciato. So, this director, I knew he really liked me as an actress, and I was very insecure. It was the first episode, and I didn't really know what I was doing. But he was very method actor and a method director. And I'm not a method actress, but I totally kind of bought into his method of, doing the work. And consequently, I think that's one of the reasons I was so bad in it. But I kind of fell under his spell, and he was really encouraging me to act that way, which wasn't the way that I'm used to acting. So I think when he came back to direct another episode, I wouldn't let him come near me. I'm just like, back off. No, I'm not going to do that again. I stank in Encounter at Far Point. I kept kind of going, where's that smell coming from? Oh my God, it's me, it's my acting. Quindi dice, siccome questo regista la conosceva bene, sapeva, la apprezzava molto come attrice, però siccome lui era stato un attore ed era uno che seguiva il metodo Stanislavski, no? Allora lei si è fatta corrompere, si è fatta influenzare da questo suo modo del regista di vedere la recitazione, per cui ha cercato di seguire anche lei il metodo, che non è quel metodo che usa lei, la sua recitazione si basa su altri criteri, per cui forse il fatto che abbia fatto così schifo, in quell'episodio, è proprio dal fatto che ha cercato di seguire il metodo Stanislavski, che in realtà non era la sua strada, insomma. E successivamente, quando questo regista è tornato a dirigere degli episodi, era tenuta alla larga, perché non voleva di nuovo farsi influenzare dal suo metodo. And actually, my little one still makes fun of me, because when I used to say, remember, great joy and gratitude for both of them. Do you remember that? In the first year? He still makes fun of me of how I said that line. Michael Brown ancora la prende in giro per come ha pronunciato questa frase qui che c'è in tutto l'episodio di Incontra a Far Point, che era molto, insomma, non so come in italiano, però è abbastanza buffa come l'ha pronunciata. Per me poi in giro oggi. And you, I don't know if you realize, because in Italy, because it's dubbed, you probably don't realize that when Troy first appeared, she was very foreign sounding, right? Did she sound foreign in Italian? No. Right. Forse noi non ci rendiamo conto del fatto che quando in inglese, all'inizio, quando compare Diana Troy, ha un accento che è molto strano, che sembra straniero rispetto agli altri. Noi ovviamente non ce ne rendiamo conto perché non sono tutti, non hanno accento. Well, so I was doing this accent, and then Majel came on the show as my mother, and she didn't have an accent. She was obviously from the American sector of AZ. A un certo punto però nella serie è comparsa il personaggio di Rossana Troy, di Majel Barrett.
la quale non aveva nessun tipo di accento. E dice probabilmente appunto veniva dalla zona americana di Beta Z, dove avevano un accento americano. So I went to Rick Berman and I said, excuse me, but I thought that I was doing the Betazoid accent. È andato da Rick Berman e ha detto, ma scusa, ma io pensavo di aver creato l'accento di Beta Z, stavo facendo l'accento Betazoid. And, you know, when the producers are making 26 shows a year, they really don't want to have problems with the actors, okay, so they're very busy. Di solito quando i produttori realizzano 26 episodi per ogni stagione non è che hanno molta voglia di mettersi a discutere con gli attori le loro visite. And what he really wanted to say to me was, shut up, Marina, get out of my office. In realtà voleva dire, per favore stai zitta e esci dal mio ufficio. But he said, okay, it's your father's accent. Ma invece le ha detto no, è l'accento di tuo padre, è quello che tu usi. And then of course, in season 6, I think, we met my father. Però nella stessa stagione ha conosciuto veramente suo padre. And he was American too. Lui era americano come accento. And so I went back to Rick's office. Quindi è tornata nell'ufficio di Rick Berman. And I said, you know what, I thought I was doing my father's accent. My father's from Iowa. Mi ha detto, credevo di stare facendo l'accento di uso mio padre, ma mi risulta che venga dall'Iowa come padre. So Rick at this point is like sick to death of me. And he goes, they sent you away to school, alright? Al momento proprio non è proprio di stare a sentire e dice, beh, allora ti hanno mandato a scuola lontano da casa. Well, I actually, for those of the people who watched it in English, you see that Troy's accent, kind of wherever she started, over somewhere in Eastern Europe-ish, she finally gradually made it across the Atlantic. And by the 7th season, she was American too. So, Sì, quindi se voi ascoltate piano piano dopo tutte le stagioni il suo accento, vedete che parte da un accento che sembra dell'est, dell'Europa dell'est, non si sa bene dove, poi piano piano attraverso l'Atlantico e alla fine è americano. yeah, so that's why certain things on Star Trek don't make sense, but it's a TV show, you know. Forse per questo che alcune cose non hanno troppo senso in Star Trek, però tutto sommato è una serie televisiva. But there's one thing I do want to put straight, because I think Rachel has been here. No. Oh, has Rachel ever come to Italy? No. Yes, to Valaria? Oh. Yeah. Did anyone ever see her? No, she never came? Okay. We're supposed to come here. She never came. Well, Rachel, when she did conventions, used to, in the episode Menage a Troy, she used to tell everybody that I was really naked in that scene. Quando una giornata faceva delle convention, di solito raccontava che nell'episodio Menage a Troy era veramente nuda nella scena, quella scena. No. Non è vero. Because all the boys, you know, the crew that I was working with, there was no way I was going to be naked and then work for these people for another 4 years. Con tutte le persone della crew che lavoravano lì non c'era proprio verso che lei si fosse presentata nuda davanti a loro e poi avesse continuato a lavorare insieme a loro per 4 anni, proprio non c'era verso. But I have to tell you that in, was it Chain of Command Part 2? La catena del comando. La catena del comando, la seconda parte. Patrick was naked when he was being tortured. Quando durante la scena della tortura di Patrick lui era veramente nudo. But he didn't tell anybody. Ma non l'ha detto a nessuno. He didn't tell me because he knew that I would have been in there taking photographs and I would be selling them for €50 at this convention. E soprattutto non l'ha detto lei perché sapeva benissimo che sarebbe andata a fare delle fotografie e poi si sarebbe messa a vendere